Opla! Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e intanto buona domenica a tutti. Qui a Bari oggi il tempo è abbastanza brutto e minaccia pioggia. Speriamo non inizi proprio ora che sto registrando. Allora, questo vlog è davvero molto atteso, me l'avete chiesto tante volte, e riguarda due droni molto particolari, il Mavic Pro e il Mavic Air. Oggi vi svelerò il mio preferito, anche se i fan più accaniti sicuramente già conosceranno la risposta. Allora, prima di iniziare, questo video è registrato interamente con Huawei P20 Pro, quindi scopriamo anche come registra audio e video questo bel telefonino, che con quelle tre fotocamere un po' mi mette in soggezione. Non so bene quale guardare, le guarderò un po' tutte e tre. Fatemi sapere anche cosa ne pensate della qualità di registrazione e direi di iniziare. È un vlog senza tagli perché voglio dirvi quello che penso senza starci troppo a pensare, anche se mi sono scritto qualche appunto per i vari passaggi. Perché questa guerra tra Mavic Air e Mavic Pro? Diciamo che l'indecisione su quale acquistare è abbastanza ovvia, in quanto sono due droni all'apparenza molto simili, stessa tipologia di drone, entrambi richiudibili, con gimbal 4K, stabilizzato a 3 assi. Ho detto gimbal nel modo giusto questa volta, che miracolo è, però ci sono delle profonde differenze. A partire dal prezzo, il Mavic Pro costa 1000 euro, Mavic Pro Platinum, questo qui è meno rumoroso, ha più autonomia di volo, costa 1200, Mavic Air 850 euro, questi sono i prezzi DJI. Su Gearbest i prezzi sono diversi, Mavic Air e Mavic Pro costano entrambi 700 euro, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Mavic Pro Platinum costa 1200 euro. Ora, perché abbiamo questa differenza di prezzo? È presto detto, il range di controllo è la principale differenza tra questi due droni. Mavic Pro e Mavic Pro Platinum utilizzano l'OcuSync, che permette, ne ho già parlato, permette un range di controllo fino ai 7 km dal radiocomando, ed è un risultato veramente pazzesco senza nessuna modifica firmware, mentre l'Air si ferma attorno ai 200-300 metri in quanto utilizza un classico Wi-Fi. Però ragazzi, non è una questione tanto di distanza di utilizzo, perché lo sapete, in Italia la distanza massima è 200 metri dal pilota, però parliamo di disturbi radio anche a brevi distanze. Il Mavic Pro non presenta nessun disturbo anche a 4-5 km, mentre il Wi-Fi del Mavic Air presenta davvero tantissimi disturbi anche a 70-100 metri, e quindi sotto questo aspetto il Mavic Pro è 10 spanne avanti. C'è anche tanto lag sul Mavic Air. Il lag è il ritardo di risposta tra il comando che date al drone sul radiocomando, la risposta del drone che viene poi inviata tramite video sullo smartphone. Sull'Air c'è tanto ritardo, su Mavic Pro praticamente nessun ritardo, e questo permette anche di utilizzare i DJI goggles in modo ottimale solo con il Mavic Pro. Su Mavic Air li ho provati e sono quasi inutilizzabili al momento, purtroppo. Ok, ma c'è tutta la questione ora di FCC. L'FCC è un protocollo di volo che, come sapete, si usa in America, ma in Europa è totalmente vietato, e permette al Mavic Air con questo protocollo di raggiungere i 3-4 km di distanza. Io, anche se ci sono tanti youtuber che promuovono questo cambiamento, questa modifica, non vi consiglio di inserire l'FCC in questo drone, un po' perché è vietato. Se è vietato c'è un motivo, è pericoloso, e considerando che i droni DJI trasmettono qualsiasi informazione di volo ai server DJI, non credo sia una mossa molto saggia volare in modalità di volo vietate in Europa. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ovviamente, ma qui su Addicted to Games non vedrete mai nessuna guida sulla modifica FCC, anche se è davvero molto facile da applicare, e spero che DJI ci metta presto una pezza. Parliamo di qualità foto e video. Foto praticamente identiche, entrambi scattano in RAW, quindi possono essere post prodotte molto bene. Video leggermente migliori su Mavic Air, specialmente in 4K, però i colori del Mavic Air sia per foto sia per video sono davvero tanto sparati, molto accesi, molto vividi, e questo secondo me rende il Mavic Air un po' innaturale come foto e video, però perfetto per l'utilizzo su social network. Se volete un drone semplice da usare che permetta di condividere subito foto e video sui vostri social, Instagram, Facebook, l'Air è il drone perfetto. Il Pro ha colori più spenti,
più naturali se volete, quindi devono essere un po' post prodotti per avere un impatto simile al Mavic Air, e questa è la principale differenza tra i due droni. Si tratta sempre di metodo, scopo di utilizzo del drone. Se voi volete un drone semplice da usare per i social, l'Air è perfetto. Se volete un drone più professionale, il Pro è perfetto per voi. Passiamo ora, non mi ricordo più, all'autonomia di volo. Mavic Air 17-18 minuti, Mavic Pro 22-23 minuti, Mavic Pro Platinum 27-28 minuti. Anche i motori sono più potenti su Mavic Pro, permettono di resistere meglio a condizioni più estreme, vento e raffiche di vento molto sostenute, mentre il Mavic Air, quando c'è un po' di vento, non utilizzatelo perché tende ad andare un po' dove vuole, ok? E questo è un altro punto molto importante. Anche la rumorosità. Mavic Air fa un rumore molto simile al DJI Spark, e secondo me è davvero l'evoluzione del DJI Spark, e quindi è molto rumoroso. Mavic Pro è meno rumoroso, il Platinum è davvero una zanzara, quasi non si sente, ragazzi. Diciamo che le differenze sono poche, ma sono importanti anche nei dettagli. Infatti il Mavic Air presenta due sensori di ostacoli posteriori che il Mavic Pro non ha solo i sensori frontali. Però non ho mai dovuto utilizzare questi sensori posteriori. Magari sono utili se usate le gesture e quindi lo fate allontanare da solo, oppure se vi segue mentre state in bici o mentre correte, però per il resto sono abbastanza inutili. Però faccio anche un altro appunto. Secondo me la questione dei sensori di ostacoli è più una questione commerciale. Anche sul Mavic Pro non fateci mai troppo affidamento su sensori di ostacoli, ragazzi, perché molto spesso non si attivano. Vi faccio qualche esempio. Ci sono cavi della corrente tra l'IC della tensione, non li vedono e quindi non funzionano. Se ci sono dei rami di alberi, sono piccoli, non li vede e non funzionano. Se volate di notte, di sera, con poca luce, non funzionano. Se volate con luce verso i sensori, non funzionano, quindi cercate di volare sempre in sicurezza, limitando al massimo l'utilizzo di questi sensori, che possono essere utili, però fino a un certo punto, ovviamente. Altre differenze: il Mavic Air presenta un radiocomando con stick removibili, mentre non presenta il display sul radiocomando. Mavic Pro esatto opposto, display molto utile sul radiocomando e stick non removibili. Quindi o una cosa o l'altra, è così, ragazzi, che va. Le differenze si limitano qui alla fine. Diciamo che è tutto in base a cosa volete fare di un drone. Se volete qualcosa di semplice da usare, da portare facilmente in giro, il Mavic Air è molto piccolo, è davvero la scelta per voi. Se volete un drone leggermente più grande, che però offra una qualità maggiore, può essere utilizzato in ambienti più estremi e permette di fare una post produzione più articolata, va, diciamo così, il Mavic Pro è il drone perfetto per voi. È tutto, grazie, in base a cosa dovete fare di questo drone, di questi droni, scusatemi. Bene, grazie ancora. Vi ricordo che questo vlog è stato registrato senza tagli con Huawei P20 Pro. Fatemi sapere cosa ne pensate del video, cosa ne pensate di questi due droni, qual è il vostro preferito e per quale motivo. Fatemelo sapere nei commenti, lasciate anche un like e condividete il video. In descrizione, come sempre, ci sono i link per acquistare questi prodotti, link per entrare su Telegram, su Facebook e su Instagram. Entrate numerosi. Vado a bere un po' d'acqua, non ce la faccio più. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima, ragazzi. Ho voluto aspettare un po' di tempo per fare questo confronto, il mio verdetto, perché, anzi l'ho detto, io preferisco il Mavic Pro perché ho voluto provarli per bene entrambi. Non ce la faccio più, ragazzi. Ciao!